Buongiorno, mi chiamo Silvia Spitoni e sono la mamma di Davide, un bellissimo bambino di 8 anni non verbale che usa la comunicazione aumentativa con il D-pad. Davide ha iniziato a usare il D-pad 2 anni fa, quando il comunicatore cartaceo non riusciva più a contenere tutti i simboli che utilizzava. Presentati per tutti quelli che non ti conoscono. Mi chiamo Davide, ho 8 anni. Il mio compleanno è ottobre 4. Abito a... La mia famiglia è Max, Babbo, Gabriele, mamma. Vado alla scuola terza. Sì, alla scuola primaria in terza, devi dargli tempo. Bravo! Il suo percorso è iniziato con simboli grandi attaccato con il velcro su delle tabelle. Questi simboli erano utilizzati come riconoscimento oggetto-simbolo, ma su richiesta verbale non rappresentavano la sua realtà ed esperienza di vita. Quindi ha iniziato a riconoscere le immagini prima con le parti del corpo, poi con i veicoli, la frutta, la verdura. La logopedista però ci ha insegnato ad usare le immagini e i simboli legati all'esperienza concreta, in modo che Davide potesse cogliere l'associazione tra immagine e esperienza. Quindi quando indicava con un simbolo l'oggetto che aveva scelto, l'oggetto veniva dato subito. Piano piano aveva capito che potere avessero le immagini per lui. Allora Davide, cosa vuoi? Cosa vuoi fare? Io voglio giocare con la PlayStation a Spyro. Ah, ma ti piace? Ah, beh, ok. Poi abbiamo fatto delle casine per riprodurre la sua esperienza, cioè chi stava a casa con chi andava a scuola, poi andava tipo in terapia e chi terapisti incontrava e sulle casine anche il simbolo identificativo. Poi abbiamo iniziato con le parti della giornata, prima, il dopo, la mattina, tutte le fasi del tempo. Infine oggi, ieri e domani, proprio perché è un concetto di tempo e ci vuole tanto tempo, almeno ci è voluto a lui per apprenderli, ecco. Oggi utilizza un calendario cartaceo insieme a quello digitale. Allora, mi racconti dove sei stato oggi? Oggi, martedì 10-26 maggio 2022, mattina. Il primo comunicatore cartaceo che abbiamo costruito era fatto di pochi simboli, basta, ancora, mi piace, non mi piace, ma prima ancora, prima di mettere un simbolo sul comunicatore, lui doveva prima capire quello che gli piaceva e non gli piaceva. E poi siamo passati a simboli su un comunicatore, quindi tutti chi, tutti fare, poi i dove, i cosa, insomma le emozioni e tutti i concetti, i temporali, con simboli abbastanza grandi. In seguito siamo passati a simboli più piccoli. Io sono andato a scuola. Bravo, sei andato a scuola, bravissimo! Davide portava il suo comunicatore ovunque, a casa, a scuola, al parco e anche al supermercato. Tutto questo per dargli tutte le possibilità di comunicare in qualsiasi situazione e posto. Con il tempo però i simboli sono iniziati a essere davvero molti e quindi siamo passati al D-pad. Allora Davide, ci fai vedere i resti? I resti. Raccontaci qualcosa. Io faccio i compiti. Bicicletta. Mi piace andare al mare. Ah, ok, bravo.
Davide, avendo prima un percorso cartaceo, si è ritrovato abbastanza subito in quello elettronico perché erano strutturati identici. Sapeva già che sul simbolo chi c'erano le persone, sul fare c'erano i verbi, su cosa tutti gli oggetti che già conosceva. Il D-pad sta crescendo con lui. Ci fai vedere un po' di vocabolario gestuale? Qualche immagine? Vocabolario gestuale. Sì, dai. Questi sono tutti i miei Fame, gesti. sete. Per favore, Sì. tu, io. Ah, che sei bravo, visto? Quante cose dici con le mani. Per noi genitori non è stato difficile utilizzare il D-pad. Dove non riuscivo io, riusciva mio marito. Poi, quando volevamo fare cose più particolari, siamo sempre stati supportati da Enrico dell'assistenza. Per creare la struttura del D-pad è stato necessario tanto tempo perché era veramente ampia, dettagliata. Adesso inseriamo nuovi simboli in base alle esigenze del momento, ma ormai è più veloce perché si tratta di aggiungere solo qualche simbolo alla volta. Tecnicamente direi che ci sono volute 3 settimane di lavoro intenso, ma alla fine conta solo il risultato. Scrivi come ti chiami? Tastiera. Davide. Bravissimo, bravo! L'utilizzo della struttura non è stata difficile da spiegare perché era già come il cartaceo, quindi terapisti, insegnanti, educatori conoscevano già la struttura in precedenza. Abbiamo capito che il D-pad avrebbe portato vantaggi per tutti, per Davide perché i simboli erano immediati e poi lo aiutavano molto a mantenere la concentrazione su quello che doveva scrivere e poi non doveva più cercare il simbolo in determinata pagina. In più è stato più facile anche creare dei percorsi facilitati. E adesso facciamo l'esame di coscienza per la confessione. Di un po' i tuoi peccati. Materia. Religione. Sì? Esame di Cosa hai fatto coscienza. oggi? Ho Sì. fatto arrabbia o E litigare anche, con sì. mia madre. Allora farei proprio una buona confessione. Va bene. Poi i vantaggi sono anche per noi genitori perché il D-pad è facile da trasportare grazie al guscio con la maniglia e soprattutto anche per quell'altro comunicatore cartaceo era diventato un'enciclopedia un po' ingombrante e in più perché non perdiamo più i simboli in giro, ecco, questo è abbastanza importante. I vantaggi anche per i terapisti perché usano il D-pad integrandolo con altri software per aiutarlo nella comprensione sia verbale che scritta, poi per la scuola perché è tutto più immediato, più facile da utilizzare. Per esempio l'analisi grammaticale prima veniva fatta, ecco, tipo l'articolo e c'era immediatamente la sottocartella dei tipi d'articoli. Adesso invece è tutto più veloce. Adesso facciamo l'analisi grammaticale di La nonna prepara il caffè. Materia. Italiano. Articolo. Sì, Articolo femminile. Singolare. sì, nonna. Nome. Persona. Comune. Sì, Femminile. Singolare. Plumetivo. sì, sì. Prepara. Verbo. Sì. Sì. Presente. Il. Articolo. Articolo determinativo. Sì, bravo. Maschile singolare. Sì. Caffè. Nome. Sì. Cosa. Comune. Maschile Sì. singolare. Plumetivo. Bravissimo, sei stato molto bravo. Bravo.
Quindi i miglioramenti si sono visti nell'immediato. Ci sono però anche delle criticità, come quando Davide non riesce a digitare il simbolo giusto, ma sta migliorando anche su questo, eventualmente lo cancella e digita il simbolo corretto. In questo periodo sta lavorando sul raccontare le sue esperienze e gli obiettivi sono a lungo termine, ma già ha fatto tanta strada e siamo fiduciosi che ne farà altrettanta.